Ciao Mirella, Ciao benvenuta Luisa, nella mia rubrica Profumo di carta. Allora, grazie. ringraziamo gli ascoltatori che sono presenti e ringraziamo Giuseppe Mosco per la regia, perché grazie a lui si fanno queste interviste, perché io sono negata per quello che riguarda la parte tecnica. Allora, oggi parliamo del tuo ultimo romanzo. Tu hai scritto tantissimi romanzi che io anche in parte ho letto. Il tuo ultimo romanzo Su fogli volanti, PAV Edizioni. È una storia molto intensa, devo dire che mi ha colpita molto, e credo che i lettori che leggeranno il tuo libro si medesimeranno così come è accaduto a me. Sono tematiche molto complesse quelle che affronti in questo romanzo, e molto attuali come il bullismo, la violenza, la pedofilia, la prostituzione, ma anche l'amore e il riscatto, che sono veramente molto, molto importanti. Allora, prima di entrare nel merito del romanzo, vorrei che ci parlassi un po' di te. Chi è Mirella Guagnano? Cosa fai di bello nella vita, oltre a scrivere dei bellissimi libri? Io non faccio, cioè mi piace scrivere, mi piace niente, io sono una casalinga, però con la passione della scrittura. Bello. Però ho ripreso anche a studiare, sono al secondo anno di università, Okay. giovane Dio. Sì, mi piace. Caspita, Sì, era un sogno che avevo e sto cercando di realizzarlo. bellissimo. Quindi sì, ora che mi sono E liberata, cosa perché i miei figli sono cosa fai? grandi, non Quale c'ho, facol sono quale facoltà? rimasta da sola, quindi Ah, quale facoltà ti sei iscritta? lettere. Ah beh, non poteva che essere lettere chiaramente. No, mi è Bellissima, sempre piaciuto, bellissima. sì. Allora, come nasce questo libro? Come ti è venuta l'idea di scrivere, questo romanzo che tra l'altro ha una cover veramente bellissima, una Sì, cover molto particolare, però a parte, molto colorata, molto ma che rappresenta sì, questa chi ha cover. letto il libro poi capisce il senso di questa cover. Sì, questo è un quadro che io, cioè, sfogliando su Facebook così, l'ho visto, era di un pittore leccese. Me ne sono subito innamorata perché ho detto questa è la mia protagonista. Cioè questa, no, questa ragazza con no, quest'occhio Eh, che è qualcosa di profondo che ti scruta dentro. Mi è piaciuta tanto pure i colori. Infatti l'ho contattato, tanto che mi è piaciuta, poi ho comprato proprio il quadro. addirittura. Sì, 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 ce No, è l'ho. molto bella, è una Qua non bellissima lo so cover. se si vede, eccolo. Ah sì, è vero, Dallo- eccolo lì. Ma Sì, 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 pensa, sì. addirittura. No, è molto bello, veramente, molto bella colorata, è una bella cover. E Almeno niente, io quindi l'ho interpretata in un modo, quindi non lo so, però appena certo. l'ho vista ho detto questo è adatto per il mio libro, cioè proprio. E quindi come ti è venuta l'idea di scrivere questo libro? Allora, io per scrivere non invento, mi baso sempre su storie vere. Ah, Quindi mi sono basata su una storia, su un fatto che mi è successo tanti anni fa, che io frequentavo una comunità, no? Per disabili. C'ero così, giocavamo con questi ragazzi, eravamo degli accompagnatori praticamente. certo. E una volta è venuta da noi, perché era una comunità religiosa, ci seguivano i frati, no? Ed è venuta una signora che faceva un lavoro, praticamente era una prostituta, non lo so se lo posso dire, che Ah, voleva cambiare vita e noi la stavamo aiutando. Si voleva convertire, cambiare vita, infatti diceva non mi piace più quello che faccio, mi sento sporca, mi sento. E noi sinceramente la stavamo aiutando, giusto, no? Per inserirsi eh, con le persone, oppure in comunità, che questi ragazzi ci davano loro. Noi andavamo per farli giocare, però ci davano loro, ci davano tanta gioia, tanta, cioè, spiritualità anche. E comunque lei veniva, sembrava che si stava abituando,
Solo che poi a un certo punto è sparita e poi niente, è successo un fatto che io mi sono anche sentita in colpa, perché mi sentivo in colpa perché forse dicevo siamo stati noi che non l'abbiamo aiutata come si deve, perché poi abbiamo saputo che praticamente aveva venduto la purezza della figlia per 1 milione. Io sto parlando degli anni 90. Cioè sono rimasta così male, questa ragazzina di 13 anni. Infatti sono passati tanti anni e mi sento sempre in colpa. Potevo fare di più, boh. E niente, mi sono ispirata. Infatti, dicevo, se questa ragazza, per esempio, si fosse ribellata a sua madre, no? Cosa sarebbe successo? E poi è nata Eva. E poi, certo, ho Sì, è capito. nata Eva. Però quindi da una storia, certo, da una storia vera. Ascolta, ma il titolo su Fogli Volanti l'hai deciso tu? Qual è il suo significato? No, man mano che scrivevo poi, siccome la protagonista scriveva su fogli volanti, tipo li usava come un diario, Sì, siccome sì. allora la storia inizia, c'è questa madre che è rimasta incinta di un uomo così, che è andato con lei per caso, solo che questa gravidanza lei non la voleva, l'ha portata avanti solamente per ricattare quell'uomo che era sposato, che aveva un certo tipo di lavoro e quindi ha fatto nascere questa figlia solo per ricattare l'uomo. Questa figlia però non l'ha mai amata, Mm. infatti Eva è cresciuta sempre con questa madre anaffettiva, sempre, cioè, ha fatto una vita sempre in casa, sempre non poteva giocare con gli altri bambini, anche perché era bullizzata, no? A scuola, perché tutti sapevano il lavoro che faceva la madre, solo lei non lo sapeva. L'ha scoperto poi verso 10 anni, verso che la madre non usciva neanche, lei usciva per andare a scuola e tornava, e poi la Mm. madre subito la metteva a fare i servizi, praticamente la schiavetta della madre. Infatti, la domanda che ti volevo fare successivamente era proprio questa, no? Eva, appunto la protagonista del romanzo, crede di essere nata sotto una cattiva stella, ha avuto appunto un'infanzia dolorosa con una madre che non ha mai provato nessun tipo di sentimento nei suoi confronti, anzi appunto Eva era nata, come hai appena detto, per un Era ricatto. nata sotto una cattiva stella perché a casa era trattata malissimo dalla mamma, a scuola era bullizzata e quindi lei si Lei si sentiva, sentiva così. sì. Ci vuoi parlare un po' di lei, del suo modo d'essere, di quello che prova, della sua esperienza dolorosa che ha trascorso nel periodo in cui è stata con la madre? E la- lei si sentiva che c'era qualcosa che non andava, solo che lei non capiva. Si guardava allo specchio, no? E diceva: Ma come mai? Mi vedo carina, mi vedo. Eppure tutti mi evitano a scuola, non mi parlano, mia madre mi tratta male. Solo che poi quando ho trovato cioè, un giorno a scuola, tutti si sono messi a parlare, io da grande farò questo, farò l'avvocato, io farò un altro. E poi subito sono andati da lei a chiedere: Eva, ma tu che cosa farai? E lei ha detto: non lo so ancora. Ah sì, sì, ha detto un altro bambino, tu farai il lavoro di tua madre. Perché che cosa fa mia madre? Ha detto lei. Ha detto come non lo sai? Sì, mi ha detto che fa la massaggiatrice. Però lei pensava massaggi tipo curativi, fisioterapia, cosa. Ah sì, sì, la massaggiatrice degli, insomma, l'hanno presa. E poi hanno detto: no, farai la prostituta come tua madre. E lei, Mh. prostituta, che cosa vuol dire? A 9 anni non è che Eh, uno.
Poi una bambina sempre cresciuta in casa, non è che andava al parco o si frequentava con altri, quindi non conosceva il termine. Finché non ha capito, perché un giorno si è sfogata con la maestra, no? E questa maestra poi l'ha presa a cuore, infatti l'ha Sì. aiutata, e lei andava a trovarla e grazie alla maestra poi ha capito tante cose. Ha capito che nel mondo ci sono pure persone brave, che ci sono, eh, oltre alla maestra e alla mamma della maestra, persone veramente che l'hanno amata e che l'hanno aiutata nel difficile percorso dell'adolescenza. Sì. Perché lei diceva sì, mia madre fa quel lavoro, però chi l'ha detto? Io che ce l'ho scritto in testa che devo fare il fronte, che sarò come lei. Io sono Eva, non sono mia madre. Certo. Quindi nel difficile, cioè io volevo far capire, no? Che anche tu che sei bullizzata, che c'è un ambiente sfavorevole in casa dove non sei capita, dove non sei amata, però se lei è stata così forte da dire io sono Eva, io non farò la fine di mia madre. Infatti lei poi ha lavorato, studiava perché sua madre ha detto se vuoi studiare però te la devi vedere tu. Infatti lei studiava e poi il pomeriggio andava a fare pulizie, è iniziato così per mantenersi. Ascolta, Eva ha fatto un'esperienza abbastanza difficile, abbastanza quella di vivere per strada. Quanto ha influito sulla sua rinascita però questa esperienza? Perché è stata un'esperienza dolorosa, ma nello stesso tempo formativa, un'esperienza che l'ha aiutata poi a credere in Sì, se stessa, ha trovato gente che l'ha aiutata, ha trovato persone che sì. erano in condizioni più o meno simili alla sua, se non peggio. Quindi questa esperienza l'ha aiutata poi nella sua Aiutata, rinascita. perché nel momento in cui sua madre, ehm, come ho detto prima, no, perché mi sono basata su un'esperienza vera, la voleva vendere ad un signore per soldi, e lei è scappata, ha detto preferisco vivere per strada che diventare quella che io non sono. E infatti poi dopo un po' di tempo ha trovato dei senza tetto che l'hanno aiutata, no? E, e qui ha scoperto che ci sono tante persone, non era solo lei a soffrire, ma c'erano tante altre, tante storie. Infatti c'era la donna maltrattata dal marito, quindi ho parlato anche della violenza sulla donna, Esatto, ho parlato infatti. del ragazzo che si drogava, ho parlato delle persone, cioè del professore eh, che non si trovava bene, che tramite le raccomandazioni, no? Che non c'è più la meritocrazia, ma in tutti i Esatto, lavori si certo. procede con... Cioè, in questo libro ho trattato tanti argomenti Sì, perché mi piace fare ragionare, cioè mi piace far pensare le persone. credo Però che ci poi ho siamo inserito riuscite. anche l'amore. Vabbè. Alla fine anche lei ha trovato l'amore, anche se all'inizio l'amore, cioè l'amore, vabbè, tu l'hai letto il libro, Eh no? sì. Quindi non posso dire tutto, poi alla No, fine. non spoilerare perché non diciamo tutto. Sì, No, ti volevo chiedere questo. Allora, Eva riesce a uscire dal fango, che poi sembra proprio nella copertina come se uscisse dal fango e diventa un fiore. sì. Quello che ti Infatti l'ho volevo chiedere paragonata a un fiore di loto, è il fiore di loto, che infatti, e riesce a nonostante riprendersi, cresce nel fango, no? Però poi esce questa esatto, cosa bellissima. riesce a riprendersi in mano la sua vita. Ma secondo te nella realtà questo è possibile? Sì. Visto, vabbè, che d'accordo che questa è una storia vera, però può essere un caso, ma secondo te, cioè, Sì, è possibile, se tu hai dei valori, anche se tu vivi in un mondo sporco, cioè, quei valori non te li toglie nessuno, perché certo, con i valori si nasce. esatto. Rimani da solo,
non ti segue tanta, però meglio, no, con pochi Sì, che no, son d'accordo con te, sì. certo. Poi tu parli molto dell'amore. L'amore diciamo che è un po' il l'amore in senso generale, non solo l'amore tra uomo e donna, eh. Parli molto dell'amore, è il fil rouge che collega un po' tutto il romanzo. Ma che cos'è per te l'amore e quanto è importante, nella società attuale dove credo che di amore ce ne sia rimasto ben poco? Per In me senso generale, è sempre stato importante l'amore, no? Avere una persona vicina che ti sostiene, anche se poi a volte ci ritroviamo, è difficile trovare l'amore vero. Sì, io Però però parlavo di amore anche, non soltanto l'amore tra uomo e donna, quindi la relazione di coppia, ma amore proprio, sì, come Eva ha trovato l'amore, ma non solo l'amore appunto, lei ha trovato l'amore l'amore delle anche persone, delle tra le amicizie, persone, degli sì, amici, sì, esatto, l'amore che le che ha dato sono la forza. loro. Sì, sì, sì. Quindi E è sono molto importante per te. Secondo molto, te molto è molto importante. importante? Sì. Allora, volevo farti un'altra domanda, ma praticamente mi hai già risposto. Come mai hai deciso di affrontare tematiche così attuali? In parte me ne hai già parlato perché è Sì. un'esperienza vissuta, però hai pensato... Vissuta, però poi siccome ehm, cioè, mi piace anche osservare tutto, no? Nel mondo, dico, quello che vediamo, quello che succede anche tramite i telegiornali oppure le persone che stanno, tanti fatti che succedono. Infatti, E poi sì, anche questo fatto del bullismo, no? Mi era particolarmente perché dico, ci sono tanti ragazzi che veramente vivono male l'adolescenza, c'è il fatto a scuola che sono bullizzati, cioè per far capire che si può uscire da tutto, bisogna fortificarsi, bisogna perché i bulli sono stati bullizzati a loro volta, sono persone, a parte che sono persone che magari stanno soffrendo, perché dico, una persona che sta bene con se stesso non prende in giro gli altri, no? certo, sono persone che a loro volta hanno sofferto, così come credo, riallacciandomi un po' al discorso che facevi prima, tu hai parlato anche di violenza, no? Di violenza sulla donna. Anche questa è una tematica purtroppo molto attuale e anche qua queste persone che mettono in atto questa violenza sono persone che a loro volta hanno subito violenza o che comunque hanno vissuto in una realtà che non gli ha dato quello di cui avevano bisogno. Questo. Ehm, Ella aveva tutto per diventare come sua madre, come i suoi compagni, però lei ha detto no. La mia sofferenza, cioè quello che mi circonda non mi definisce. Io devo cercare a tutti i costi di andare avanti con i miei valori. Questo poi è stata fortunata che magari ha trovato persone che l'hanno aiutata ed è questo, perché è molto importante, come dicevi, l'amicizia, l'amore e infatti anche l'amicizia ha un ruolo importante, sì, sì, certo. è un ruolo importante. Molto importante. Lei comunque ha avuto una grande forza, perché è vero che l'amore e Sì, sì, l'amicizia l'hanno sì. aiutata Lei ha nel avuto suo una riscatto, però grande, lei tanta forza. è stata forte, ha affrontato delle difficoltà incredibili, vivere per strada, dormire sulle panchine, cioè prima Sulle di incontrare panchine, queste anche persone. quando sua madre no, non è stata bene, lei poteva abbandonarla, perché lei non Esatto, è mai anche stata questo. madre, però no, è stata umile, ha detto no, anche se tu non mi hai mai dato amore, però io se non faccio quello che sono io realmente, se non mi comporto come sono io, poi alla fine sto male. Così. E infatti ha fatto veramente un percorso incredibile, ha dimostrato
essere riuscita anche a superare l'odio che aveva nei confronti della madre, proprio nel momento in cui la madre è stata male, è stata ricoverata, appunto come dicevi adesso, lei non l'ha abbandonata, quindi c'è una grande forza in questa donna, cioè una donna che è da ammirare, insomma, ecco. E io ti volevo chiedere, ma c'è qualcosa di autobiografico in questo romanzo? Vabbè, di solito la protagonista assomiglia sempre un pochino a me, no? Eh, tendiamo sempre a scrivere quello che siamo un pochino noi, Sì. Sì, o quello questo che vorremmo è un po' essere. così per tutti, c'è sempre qualcosa di noi in qualche nostro protagonista nei nostri romanzi. Ehm, Qual è il messaggio che vuoi, sì, anche questo in parte me l'hai già detto, però comunque il messaggio che vuoi lasciare ai tuoi lettori e il target a cui si rivolge questo romanzo? E questo romanzo si rivolge un po' a tutti perché lo possono leggere ragazzi, lo possono leggere gli adulti. Io penso che a chi piace riflettere, a chi piace, no, è adatto a tutti, anche perché dà anche delle speranze. Certo, Perché a me piace anche dare speranze, perché nonostante le difficoltà della vita, nonostante a volte ci sentiamo giù, perché Eva pure ha avuto momenti di depressione, momenti, però con la forza ci viene da dentro, non sono gli altri a darcela. no, certo che no. E le donne ne E hanno questo- tanta, o no? Le donne, secondo me, adesso vabbè, noi siamo donne, anch'io ho scritto romanzi al femminile parlando di violenza sulla donna, però io credo che la donna alla fine abbia quella marcia in più, quella facoltà di riuscire comunque poi a riemergere sempre dal tunnel, no? Cosa A ne pensi? rinascere sempre. Cosa Ogni ne volta pensi? che moriva Eva, poi rinasceva ancora più bella. Secondo te è così Forte. comunque anche nella nostra società? Sì, queste cose certo succedono, no? No, il fatto che la donna abbia questa forza Ah, certo, sì. di volerne uscire, insomma, dalle difficoltà, no? Dipende sempre dal carattere, ci sono alcuni che si lasciano andare, però ci sono alcuni, cioè, secondo me quando tu hai un problema o qualcosa, devi sempre riflettere, perché se non rifletti e ti abbandoni a te stessa e dici non ce la faccio, non ce la faccio. Però io almeno sono così, ogni cosa che mi succede me ne sono successe brutte, però ogni volta poi è normale che crolli, però poi alla Crolli fine poi ti dici, rialzi però. sì, alla fine poi piano piano Questo ti rialzi perché dici io devo andare avanti, a parte no, non puoi lasciarti andare. no, certo, assolutamente no. Secondo me questo è noi donne, insomma, abbiamo, diciamo, questa capacità Lo facciamo per di i figli, lo facciamo per tutti, rialzarci, sì. perché abbiamo sempre uno scopo. Sì, certo. Ascolta, hai voglia di leggerci un brano particolare, non so, su Eva naturalmente, un brano che ritieni importante? E avevo messo dei segni. Ah, quando lei è scappata da casa? Così. È abbastanza significativo questo. Sì. Ah, quando la mamma ero la vittima, ma mi sentivo in colpa. Non so perché, ma il solo pensiero che quella donna mi stava per portare un uomo in casa per farmi fare delle cose mi faceva sentire un senso di sudiciume addosso. Immaginavo la scena, io e lo sconosciuto, che senza ombra di dubbio doveva essere un gran maiale, e rabbrividivo. Il corpo per me era prezioso, da amare, da coccolare, non un oggetto da mettere in vetrina o da vendere. Mai e poi mai mi sarei concessa un qualsiasi omuncolo. Io proprio non riuscivo a capire il mondo di mia madre.
mi faceva ribrezzo e nello stesso tempo lo sentivo così vuoto, privo di sentimenti e mi trasmetteva tanta tristezza. Ero nata e cresciuta in quel mondo e ancora oggi, nonostante io abbia un'età adulta, non riesco ancora a comprenderlo, non capisco cosa si possa provare a fare sesso senza amore, ma non voglio che questo quesito continui a tormentare ossessivamente la mia testa. Non lo voglio più, non credo valga la pena perdere del tempo nel tentativo di capire. Ci è stato dato il libero arbitrio, ognuno sceglie la sua strada e cammina come meglio gli aggrada. L'importante poi è che non vada a imporre il suo modo di vivere agli altri. Io il mio corpo lo avrei trattato con rispetto, in modo da conservare la sua naturale bellezza e la sua purezza. Un giorno l'avrei donato solo a quell'uomo che ne fosse stato degno, colui che ancor prima di amare il mio corpo avrebbe amato la mia mente e la mia anima. Solo nelle sue mani avrei messo la chiave per accedere al mio cuore, gli avrei permesso di aprirlo e dimorare per sempre in lui. Fu il pomeriggio più lungo della mia vita quello. Il tempo scorreva lentamente, scandendo i secondi e i minuti di quelle ore di attesa al nefasto destino. Quanti pensieri si agitavano nella mia mente, una diatriba tra sentimenti di rabbia e tristezza. Mi venne un attacco di panico quando il centro commerciale si svuotò, i dipendenti chiusero le porte. Non sapevo cosa fare né dove andare. Girovagai per più di 2 ore in centro. La piazza profumava di aria festosa, la musica lietava le strade piene di turisti di ogni nazionalità. Artisti di strada si esibivano e nell'aria si diffondevano le urla gioiose dei bambini. Ero stanca. Nonostante fosse una caldissima serata di agosto, stavo tremando. Non riuscivo a capire se fosse più per la rabbia oppure per la paura del mio futuro incerto. Camminai senza una meta ancora per un po'. Poi mi venne in mente la stazione, che era l'unico posto affollato anche di notte. Una volta lì vagai per ore e ore. Ogni tanto facevo finta di aspettare l'arrivo di un treno per non destare l'attenzione dei vigilanti. Che notte da incubo! Verso le 4 ero distrutta, abbandonai la vergogna e mi sdraiai su una panchina, cedendo al sonno senza pudore sotto gli occhi curiosi dei passanti. Quando devo smettere me lo dici. No, vai avanti. Fui svegliata da una voce tonante che attraverso l'altoparlante annunciava che sul binario 3 stava per arrivare il treno da Milano. Mi alzai di scatto terrorizzata. La stazione era gremita di gente. Mi ero stesa un attimo per riposare e non immaginavo di potermi addormentare. Mi guardai intorno. Controllai l'orario sul display del cellulare. Le 5:52. Ero confusa e sofferente. Avevo una forte emicrania, sembrava mi stessero dando delle martellate in testa, tanto era acuto il dolore. L'alba era appena spuntata e l'aria già pesante, quasi irrespirabile. L'umido mi penetrava nelle ossa, provocandomi dolori diffusi in tutto il corpo. Volsi lo sguardo verso l'orizzonte. Non avevo mai visto un'alba in vita mia e quello spettacolo mi stregò. Un'esplosione di 1000 colori dorati, arancioni, gialli, ramati, rosei, tingevano superbamente il cielo, si riflettevano sugli alberi, sugli edifici, sulle persone, mai i miei occhi videro tanto splendore. Nessun pittore sarebbe mai riuscito a immortalare quei colori sulla sua tela. Solo a madre natura è stato dato il dono di saper miscelare in modo così sublime le varie tonalità. A bocca aperta osservavo il sole alzarsi lentamente per poi prendere il suo posto in alto in quel cielo azzurro, sgombro di nubi. Andai in estasi nel contemplare la tanta bellezza. Cosa c'è oltre quell'azzurro cielo? Me lo chiedevo spesso e non riuscendo a darmi una risposta fantasticavo. Tutto il mio essere anelava ardentemente che al di là di quelle nubi ci fosse un mondo migliore, fatto di pace, dove nessuno ti criticava, nessuno ti umiliava. Immaginavo un giardino incantato dove si potesse essere liberi di correre, di ridere, cantare a squarciagola, rotolarsi in quei meravigliosi prati verdi punteggiati da 1000 colori sgargianti. Nonostante avessi conosciuto solo l'inferno sulla terra, volevo credere che esistesse anche un paradiso, dove dimorava un Dio buono e misericordioso.
Ogni volta che mi veniva in mente Dio diventavo triste, perché se veramente esisteva non c'era ombra di dubbio che si fosse dimenticato di me. Era così evidente che fosse invisibile anche ai suoi occhi. Oppure era intenzionato a farvi espiare a me i peccati dei miei genitori. Probabilmente la mia seconda ipotesi era la più plausibile, ma poi ci riflettevo su e andavo indietro con i ricordi. Quando la maestra del catechismo ci insegnava che Dio era amore, giustizia e bontà. Il volto di Dio è l'amore, diceva. Quanto più amiamo, tanto più Lui si manifesta in noi. Ero titubante se credere o meno negli insegnamenti della dottrina, perché se era vero che l'amore era il suo volto, non c'era traccia della sua presenza nel mondo. Certo, io ero ancora giovane, non conoscevo tutto il pianeta, ma posso garantire che in quei miserabili miei 17 anni, sulla mia strada avevo incontrato solo odio, violenza, scarsi valori, egoismo, falso buonismo. Erano rare le persone buone che avevo conosciuto. Le potevo contare un altro pezzettino, su di una sola mano, ed era grazie a loro che non scartai definitivamente l'idea della sua esistenza. Dopo lunghe e stressanti elucubrazioni mentali sull'argomento, arrivai alla conclusione che Dio c'era e non era morto, come scrisse il filosofo Nietzsche nelle sue opere La Gaia Scienza e Così parlò Zarathustra, ma più semplicemente era l'uomo a essere morto dentro, lasciando in vita solo la sua parte materiale ed effimera. Molto bello. Grazie, molto bello, veramente. Questo è un brano bellissimo del tuo libro. Ascolta, quanto tempo hai impiegato per scrivere questo romanzo? Io ci metto tanto, 2 anni. Vabbè, non è neanche tanto, dai. Sì. Perché i lettori dovrebbero leggere il tuo libro? Non ho capito. Perché i lettori dovrebbero leggere il tuo libro? Perché a me piace, l'ho scritto con tutto il cuore. Poi Anche per tutto quello che hai già detto alla fine, no? Senti, progetti futuri, stai scrivendo qualcos'altro? Che cosa hai? Sì, ne sto Qualcosa con le scrivendo mentola? ne ho iniziati 2 veramente, però poi mi Addirittura. sono bloccati perché adesso sto studiando e quindi sto facendo altre cose. Però sì, ho 2 progetti, uno già è quasi a metà. Ah, E bene. sempre su Ultima storie domanda che è romanze. di domanda classica che faccio a tutti: dove possiamo trovare il tuo libro e in quali formati? Allora, sono disponibili su Amazon, su tutti gli store online, anche nelle librerie fisiche, o sempre prenotandolo. Eh, E anche in digitale, sì, sì, giusto? sì, 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 ci dico. Poi per chi Okay, ha anche l'abbonamento si può leggere. infatti. Bellissimo. Non c'è chi vuole leggerlo non ha ci sono tantissimi modi di Perché poterlo l'ebook poi costa anche pochissimo, quindi tra non. l'altro. Io quindi Sì. lo consiglio vivamente perché, vabbè, a me è piaciuto moltissimo, l'ho letto anche in breve tempo, è un libro che fa riflettere molto, è un libro che ha molto da dire e in cui, come dicevo già all'inizio, credo che i lettori si possano immedesimare perché le tematiche sono tante, sono molto profonde. Quindi io consiglio veramente a chi ci sta ascoltando di leggerlo. Ripetiamo, facciamo vedere ancora la cover su Fogli Volanti, Mirella Guagnano, PAV Edizioni. Io ringrazio gli ascoltatori, ringrazio Mirella Io ringrazio per te, aver accettato il mio invito e ringraziamo naturalmente Giuseppe. è stato un Auguriamo a tutti una piacere. buona serata. Ciao Mirella, grazie Ciao, ancora. ciao Luisa, Ciao a grazie. Ciao, tutti, ciao. ciao.